Ciao amici, ben ritrovati al nostro viaggio alla scoperta degli inchiostri, in questo caso un blu, in questo caso una pietra miliare fra i blu. E poi vi spiego il perché. Sto parlando del Waterman Florida Blue. Un inchiostro che personalmente ritengo fra quelli da provare, un inchiostro che consiglio spesso, molto spesso, quando per esempio dobbiamo testare delle penne, quando anche dobbiamo esprimere un parere circa il buon funzionamento della componentistica, del pennino, dell'alimentatore soprattutto, cioè quando vogliamo ricavare un'impressione più neutra possibile riguardo il flusso complessivo della penna stilografica, della capillarità della carta, della piena funzionalità del pennino, insomma un inchiostro di riferimento. Cominciamo così, con due parole su Waterman, che non ha bisogno di presentazioni. Questo signore, questo Lewis Edward Waterman, nell'83, parliamo però del 1800, ha inventato, per così dire, l'alimentatore, che è quell'elemento, quel componente che consente alla penna stilografica, vediamo, anzi se ne ho uno qua a portata di mano, nudo e crudo, eccolo qua, questo è l'alimentatore che attraverso i canali, attraverso queste fenditure che poi hanno un altro scopo, ma comunque attraverso i canali, è risultato l'elemento che ha consentito di scambiare liquido e aria e quindi far salire l'aria nel serbatoio per liberare lo spazio in modo da far scendere il liquido, o se volete viceversa. Per gravità il liquido scende, ma per scendere ha bisogno di essere rimpiazzato da piccole bollicine d'aria che riempiono il serbatoio. Questo è quello che ha permesso poi di realizzare in grande scala la penna stilografica. Ora, Waterman ha prodotto penne stilografiche, inchiostri, accessori. Gli inchiostri Waterman non sono forse tra i più vari, perché ci sono le colorazioni principali. Tra le altre cose è una di quelle aziende che non ha una linea top, non ha una linea elitaria di inchiostri. Ha questi inchiostri base, che è veramente riduttivo chiamarli base, e con questi conviviamo allegramente e molto bene per tutti i nostri scopi di scrittura. Colori principali, dicevo, e posso dirvi che tanto che parliamo del blu, del marrone e del nero, restando insomma in questo tipo di pigmenti, parliamo di inchiostri che sono assimilabili sia nelle descrizioni che farò di questo che nella loro funzionalità. Mi piace molto il marrone, mi piace abbastanza questo blu come tinta, mi piace abbastanza meno il nero, che è un intense black che per me non ha molto di intense, ma la formulazione resta una formulazione vincente. Calamaio da 50 ml, il prezzo medio cos'è? 8, 7, 8, 9 euro al momento del video, quindi è un inchiostro di quelli anche che risulta tutto sommato abbastanza affrontabile. Non è l'inchiostro da 15 euro, non è l'inchiostro da 30-35 euro per calamaio. Possiamo permettercelo, anzi ve lo suggerisco e ve lo consiglio caldamente. Tappo è un tappo in plastica, in resina rigida, senza alcun logo, senza alcuna scritta che identifichi il brand, quindi potremmo dire abbastanza anonimo. Un tappo che si svita bene, un calamaio molto vissuto come questo qui che è il mio, non so quale sia, se il terzo o il quarto, ma ve lo inquadro perché non ha residui, non ha incrostazioni, non ha pigmenti essiccati. Questo ce la dice lunga sul fatto di come si possa conservare un inchiostro dove l'ho messo in un alimentatore che è fatto di condotti strettissimi e piccolissimi, anche quando lasciamo la penna lì per una settimana, due o per un po' di tempo. Quindi bene, questa è una delle prime cose da tenere presente per la longevità dei nostri strumenti stilografici. Un calamaio da 50 ml, dicevo, con una forma però tutta sua, una forma particolare perché è fatto ad esagono, un esagono irregolare, è un esagono che però quando, è meglio che lo tappi per non far danni,
quando devo andare a caricare le ultime gocce di inchiostro non faccio altro che appoggiarlo inclinato su questo lato, e allora l'imboccatura abbastanza ampia, anzi devo dire ampia, di questo calamaio mi consente di andare a pescare anche le ultime gocce, non come alcuni calamai che fanno persino meglio, ma fa molto bene già questo, soprattutto per questo bocchettone ampio che consente di caricare qualsiasi tipo di penna. Diamo un occhio al colore. Beh, se lo osservo all'interno del calamaio, quindi cominciando la nostra analisi sensoriale, vedo un blu che dico ok, sono a casa, mi sposo con questo, non ho più bisogno di altro. Non rivela particolare odore o profumo, quindi evidentemente viene anche un po', diciamo, contenuto dagli eccipienti sotto questo aspetto. Vi dicevo, una tinta bella, un blu, ma un blu orientato al violetto. Vedo tra l'altro qualche lieve riflesso magenta, soprattutto nel bordo del liquido che si attacca alle pareti, quindi mi fa capire che c'è appena un po' di oleosità nella composizione, ma non tanta. Perché? Perché nel momento in cui lo inclino e lo faccio scendere dalle pareti non si stacca in maniera troppo lenta, viene giù abbastanza veloce, lasciando però quel velo di inchiostro. Veramente bello da osservare nel calamaio, poi vetro, quindi sapete che tutto ciò aiuta a proteggere, a preservare al meglio il nostro inchiostro, e tanto vetro finestrato ci aiuta anche a godere della tinta in trasparenza. Ok amici, non resta che andare a metterlo alla prova e, oltre alle impressioni legate alla vista, all'olfatto, sentiamo quelle tattili, quelle che riguardano la fase dinamica dell'inchiostro, che noi percepiamo nella parte finale, quando il pennino tocca la carta e quindi nell'azione dinamica. Però sappiamo che questa interazione comincia già dal flusso, e cioè da come si comporta nel serbatoio, da come reagisce con i materiali, con l'aria, perché sapete che la penna stilografica sì è semplice, è una cosa tutto sommato semplice dopo che Waterman ci ha dato l'indicazione, però ci sono tantissimi materiali, tantissimi fattori che intercorrono dal serbatoio fino al pennino. La carta è quella Rhodia, stringo un pochettino e andiamo a provare questo inchiostro. Bellissimo, ha una tinta inchiostro Waterman Florida Blue. Che intensità, che razza di... È bellissimo, però è anche vero che questo sogno tende un pochettino a svanire, perché nel momento in cui va ad asciugarsi, questo inchiostro perde la brillantezza, la saturazione, questo color quasi zaffiro che stiamo osservando adesso, questo bluette tra il blu scuro e il blu centrale, va un po' a spegnersi, va un pochettino a desaturare, va a perdere di profondità. Beh, non si può avere tutto. Peccato, perché visto così, appena messo sulla carta, per me è uno dei blu più belli. Non nascondo che mi piace tanto il blu nel suo baricentro cromatico, il blu pantone per eccellenza, però non disdegno nemmeno quei piccoli sconfinamenti verso il magenta, verso il violetto, ma appena accennati, perché poi il troppo stroppia e quindi lo spostano in là dal suo spettro. Florida Blue lo stiamo provando con, diciamo, alla prova della Kaweco DA2 con pennino F fine. Perché vi dicevo che è un inchiostro di quelli da riferimento? Perché scorrevolezza c'è tutta. Una scorrevolezza che aiuta tutti i pennini, non è quella scorrevolezza sfrenata, è la scorrevolezza che crea
appena appena un film oleoso, non so, dico per i maschietti forse è più facile capire ad un sapone da barba, ad una crema da barba che serve proprio per togliere l'attrito di una lama che passa sulla pelle, e però non si scivola, è quel giusto grado di, unito a che cosa? Al controllo, abbiamo detto, al controllo, unito anche al scorrevolezza. Controllo è un flusso che definirei, ma parlare di flusso in un inchiostro è sempre difficile da argomentare, perché il flusso origina da qua, insomma ci vanno tanti aspetti a determinare il flusso, ma in questo caso intendo dire che è un flusso omogeneo, naturale, un po' come ve l'ho presentato nell'AMI blu, cioè non favorisce troppo i pennini abbondanti, non spegne troppo il flusso dei pennini meno abbondanti, lo trovo giusto, cioè non va ad interferire con quelle che sono le capacità naturali dell'alimentatore del pennino. Quindi, messo questo, un inchiostro che non abbia caratteristiche da influenzare, io so e posso determinare con più facilità tutti gli altri fattori, quelli della carta, quelli del pennino per esempio, quanto possa essere sensibile oppure mal rifinito, che talvolta possa impuntarsi, eccetera. Quindi un inchiostro di riferimento, per me è così, questo e pochi altri. Inoltre è un inchiostro che è anche facile da trovare sul mercato, quindi per quello, anche unito ad un prezzo non troppo eccessivo, è uno di quegli inchiostri che insomma consiglio di avere. Un inchiostro che, come vedete, se vado adesso a ripassare qui dove sono stato prima, è abbastanza più intenso, poi deve un po' sistemarsi, però comunque si assesta presto, cioè la tinta che acquista una volta che è evaporato il componente liquido è quella che poi andiamo a ritrovare, a seconda ovviamente del pennino e a seconda della carta. E allora diamo subito uno sguardo al fatto che, per esempio, noto anche che ha una gamma molto contenuta, cioè non è un inchiostro che spazi dal blu al blu profondo, al blu più chiaro, a seconda che il flusso, a seconda che lo shading, che questo inchiostro non ne ha assolutamente molto, e quindi anzi molto contenuto, quasi assente. E allora tratto omogeneo, gamma molto contenuta, quello è la tinta e quella è. Ancora una volta, ecco perché diventa di riferimento, perché tutti gli altri fattori, escludendo questi, vuol dire che sono apportati da altri costituenti, dalla triade, dagli altri componenti della triade. Passa il foglio? No. Poi questa è Rhodia e quindi bella la gamma, bella la copertura, anche se qui non abbiamo rigatura, ma possiamo andarla ad esaminare adesso sul foglio pigna. Carta pigna che si differenzia dalla Rhodia, la scelgo apposta, sono anche queste, tornando alla questione del riferimento, sono anche queste carte di riferimento, perché da una parte ho una carta liscia, molto rifinita, luminosa, perché questa è la finitura con un coating certamente che aiuta e mette in risalto, per esempio aumentando il contrasto, mettendo la naturalezza del colore, quindi del pigmento in evidenza, in confronto a che cosa? Ad una carta ben più economica, che è quella del blocco Pigna Style, che è una carta rigata, una carta con una finitura decisamente diversa, più porosa, più grezza, con fibre più esposte, con una grammatura simile per quello, ma con tutti questi fattori che mi offriranno una risposta diversa, in grado di capire quali sono i tratti comuni e quelli che invece sono attribuibili alla carta, e quindi come riescono a mettere in evidenza un inchiostro. Ovviamente è una carta più comune, quindi è più facile che ci troviamo a scrivere su questo tipo di carte che su una bella carta come questa. E allora cominciamo a vedere. Innanzitutto parliamo di tonalità di colore. È chiaro che per tutto quello che ho appena esposto, sulla carta Rhodia il mio blu della Waterman sia più vivace, più presente, anche un pochettino più chiaro di quanto non appaia invece sulla carta pigna.
la rigatura grigia affossa un pochettino anche la tinta, però come vedete appare un po' meno satura, più desaturata, perché evidentemente l'assorbimento da parte della carta del pigmento di questo inchiostro viene penalizzato un pochettino. Purtuttavia esiste una coerenza con la tinta, ma devo ammettere che in questo caso una carta di qualità aiuta senz'altro a dare un maggior risalto alle qualità di questo inchiostro. Lo vedremo anche su altre carte. Il tratto invece resta molto simile, non soffre di spiumaggio, non viene allargato, resta simile anche, quindi nell'ambito della stessa carta, quando vado a variare la gradazione del pennino. Anche con un pennino molto largo e con un flusso abbastanza generoso come quello del Pelikan doppio broad non vengono evidenziati effetti di shading, variazioni quindi nelle sfumature, non vengono comunque pronunciati spiumaggi da parte appunto della carta, perché questa, nonostante tutto, anche se è una carta economica, è una carta che, come vedete, non lascia passare assolutamente l'inchiostro. Potrei metterlo a confronto, giusto perché stiamo parlando di inchiostri di riferimento, con altri inchiostri che lo sono per davvero. Andiamoli a vedere sulla carta Rhodia. Questo è il Waterman che ho appena presentato, questo invece è il Pelikan 4001 blu, un'altra pietra miliare, un inchiostro che però messo a confronto del Waterman appare un pochettino più debole nella saturazione, un pochettino meno incisivo, ma senza dubbio elegante, forse un pochettino più incline al violetto, a vederlo così nel confronto diretto. E mettiamoci anche il Lamy blu, che è un altro inchiostro che io utilizzo molto spesso. Il Lamy blu è un pochettino più chiaro, come vedete, rispetto al Waterman. È un po' più chiaro, quindi meno profondo, meno intenso, lo ritengo quasi un azzurro scuro, lievemente pastellato, cosa che invece nel blu Waterman trovo più decisione, più intensità. Diciamo che mi piace di più, senza dubbio, come tinta. La formulazione poi lo pone come un inchiostro di assoluto riferimento, quindi non vedo perché cambiarlo. E andiamo a vederlo anche su un'altra carta, per esempio questo è il quaderno Fabriano e Cocqua, una carta avoriata che utilizzo spesso per i miei test, anzi già che ci sono, vediamo, guardate che differenza c'è tra l'inchiostro appena messo giù, guardate come è più scuro, e sto parlando di un pennino F, rispetto a quello che poi una volta asciugato resterà. Ecco, dicevo, peccato, perché se restasse un pochettino più vivo mi piacerebbe davvero di più. Anche su una carta come questa, come vi avevo accennato, non c'è però un effetto shading, non ci sono grandi variazioni. La gamma è abbastanza contenuta, abbastanza ristretta potremmo dire, però è una gamma precisa, quindi il rovescio della medaglia è quello. Vediamolo sull'altra carta, che è la Clairefontaine. La carta Clairefontaine, che è molto vicina a Rhodia, ci dà più o meno lo stesso riscontro, cioè un blu elegante, un pochettino più scuro, lo possiamo vedere rispetto al Lamy blu che è qui sotto, molto più saturo. Mi ero scritto con il pennino doppio broad, certo, perché arriva più flusso nello stesso istante, quindi un inchiostro che magari può darvi qualche variazione in base al pennino sul quale lo usate. A me piace davvero tanto fino alla gamma media, perché extra fine e medio, sì, perché oltre perde un pochettino la saturazione, quindi per gusto personale si sposta un po' dai miei parametri, però molto valido, anche perché la formulazione che possiede lo mette e lo rende come uno dei inchiostri più disponibili ad accompagnare le grafie anche quando si inizia a scrivere per le prime volte. Difficilmente vi potrete trovare degli impuntamenti con un pennino come questo, anche con un inchiostro come questo, anche con dei pennini magari un po' meno rifiniti, quindi assolutamente per me un inchiostro top. A voi tutti amici, grazie per essere stati qui anche in questo video, vi aspetto ovviamente ai prossimi se vorrete esserci.